Focacce in padella da farcire. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Se come me amate impastare ma non accendere il forno con questo caldo, ecco a voi la ricetta. Iniziamo sciogliendo all'interno dell'acqua, che in questo caso è bella fresca, il lievito di birra fresco e un cucchiaino di zucchero. Li mescoliamo per bene fino a quando entrambi non saranno ben sciolti. Nel frattempo prepariamo anche le farine. Io ho fatto un mix di farina tipo 1, ma va bene anche la 0, e di semola rimacinata. Vado a mescolare le farine e poi aggiungo l'acqua con il lievito. Inizialmente mescolo con un cucchiaio, dopodiché impasterò a mano. Ovviamente tutti questi passaggi potete anche farli con una planetaria se l'avete. Tutti gli ingredienti che ho utilizzato li trovate ricapitolati sia durante il video sia sotto all'interno del box informazioni. Questa è la ricetta perfetta per chi, come me, ama impastare, ama i lievitati, ma purtroppo a causa delle elevate temperature non può accendere il forno. Ora ho ottenuto un panetto, mi metto sul piano da lavoro per lavorarlo meglio. Quando sarà diventato omogeneo, potrò aggiungere il sale e l'olio. Impasto per bene fino a che entrambi questi ingredienti non saranno ben assorbiti. Non ci vorrà molto, ma comunque dobbiamo metterci un po' di olio di gomito. Vi lascio i passaggi così chi magari non è abituato a impastare ma vuole impastare a mano può vederli. Ora, una volta che ho ottenuto il mio panetto, ho fatto assorbire per bene sia l'olio che il sale, metto a riposare il panetto all'interno della ciotola coperto nel frigorifero per circa 10-15 minuti. Passato il tempo si sarà rilassato per bene e ora non mi resta che fare semplicemente delle pieghe, ma senza un ordine prestabilito, semplicemente ripiegando su se stesso l'impasto fino ad ottenere una bella palla che andrò a sigillare per bene con le mani oppure aiutandomi con una spatolina. Vedete com'è molto più teso, molto più liscio l'impasto? È perfetto ed è pronto per la lievitazione. In questo caso prendo una ciotola o un contenitore puliti, li ungo leggermente con dell'olio, sposto il panetto e faccio in modo che anche il panetto sia ben oliato. E poi non mi resta che coprire e far lievitare per circa 2 ore. In questo caso, essendo estate e fa molto caldo, ho scelto la stanza più fresca della casa. Nel mio caso è la cantina sopra il freezer. Se invece state guardando questo video in una stagione che non sia l'estate, va benissimo anche la cucina. Ora devo ottenere le porzioni di focaccine. Io ho suddiviso l'impasto in tante palline da circa 110-115 grammi l'una. Ho chiuso ogni pallina per bene come vedete all'interno del video. È semplicissimo e poi le ho spostate da parte, sempre sul piano da lavoro, cosparso di semola rimacinata. Io ho ottenuto in tutto 6 palline, le copro e le lascio riposare per circa 15 minuti. Passato il tempo, si saranno molto rilassate e ora possiamo stenderle. Aiutandoci sempre con la semola, prendiamo ogni pallina e la andiamo a stendere. Prima la infariniamo per bene su entrambi i lati e poi iniziando dall'esterno, poi verso l'interno, andiamo a dargli una forma allungata. Prima mi aiuto con le dita e poi tiro l'impasto tra le mani. È un impasto elastico, quindi non abbiate paura di tirarlo. Nel caso in cui si dovesse fare qualche buchino, non preoccupatevi, lo tappate con le dita e il gioco è fatto. Man mano che ottengo tutte queste strisce, diciamo, di focaccia, le metto da parte sempre su un po' di semola rimacinata. Preferisco preparare tutte le focaccine e poi cuocerle man mano, una volta che sono pronte, ma potete anche decidere di, man mano che se ne cuoce una, stenderne un'altra. Sono facilissime da fare, mi raccomando non utilizzate il mattarello, altrimenti andremo a eliminare tutte quelle fantastiche bollicine che si sono create e che invece devono rimanere. Ora non ci resta che prendere un bel tegame antiaderente, bello ampio, lo facciamo scaldare e poi vi trasferiamo sopra una focaccina alla volta. Aggiungiamo 2 cucchiai d'acqua quando inseriamo la focaccia, cuociamo per circa 3 minuti per lato a fuoco medio-basso, non devono bruciare ma devono avere il tempo di cuocere all'interno, sempre con il coperchio e poi siamo pronti per toglierle. Continuiamo così fino a esaurire tutte le nostre focacce. Una cottura facilissima, c'è comunque da accendere il fuoco, ma ci evita, diciamo, di accendere il forno.
Questo è il risultato, io sono molto soddisfatta perché erano davvero buone, belle croccanti fuori, ma morbide dentro, come vi faccio vedere ora. Ben alveolate, davvero un ottimo risultato in circa 2 ore e mezza di lavoro. Ora sono pronte per essere farcite a piacere. Io ho utilizzato della stracciatella, dei pomodorini freschi, basilico e olio e poi rucola e grana padano e olio. Qui ovviamente ognuno si può sbizzarrire come vuole, sono fantastiche, credetemi davvero, sono da provare. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti. Qui vi lascio un'altra ricetta di lievitati senza forno che spero vi piaccia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!